banalmente non ci sono nemmeno i libri, si studia con il metodo case-based, questo dibattito in classe dove il professore non fa altro che fare un po' il direttore d'orchestra. Oggi porto sul canale Andrea Zanon, un'intervista con un ragazzo davvero in gamba. Abbiamo toccato argomenti molto interessanti, lui si è da poco laureato, ha fatto tantissima esperienza durante e subito dopo l'università, adesso sta facendo un master a St. Gallen in Svizzera e tocchiamo degli argomenti per me molto utili sia per chi sta studiando o per chi sta iniziando ad approcciare il mondo del lavoro. Mi piace molto l'organizzazione delle sue attività e come ha saputo pensare in anticipo a quello che sarà necessario successivamente per la propria carriera. Godetevi l'intervista. Vi anticipo, c'è stato un problema di connessione per cui un pezzo del mio video manca e il resto ha una qualità pixelata da Commodore 64. Chiedo venia, però la qualità dei contenuti rimane, quindi buona visione. Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi ho il piacere di avere come ospite Andrea Zanon, un ragazzo molto in gamba, neolaureato con già tantissima esperienza e partiamo subito. Andrea, ti chiedo di spiegare un attimo chi sei, cosa stai facendo e dove sei in questo momento. Ciao a tutti, grazie mille Maurizio per lo spazio sul tuo canale. Come ha detto Maurizio, sono Andrea, studio un master in Svizzera al momento in Strategy International Management all'Università di St. Gallen e in triennale mi sono laureato da poco a Ca' Foscari, ho studiato economia aziendale a Venezia e nel frattempo tra il triennale e il magistrale ho avuto anche l'opportunità di lavorare a Milano, ho fatto 7 mesi in consulenza, mi occupavo principalmente di fusioni e acquisizioni e da PwC. Poi ho fatto anche un'altra esperienza lavorativa durante la triennale, sempre in M&A, e attualmente come Maurizio anch'io ho un canale YouTube dove condivido la mia esperienza con gli altri studenti, condivido un po' il mio percorso, soprattutto vado a colmare quel gap di informazione che c'è sul mondo universitario e lavorativo in Italia rispetto all'estero. Sì, infatti Andrea, devo dire la cosa che mi ha colpito quando ho visto il tuo canale, soprattutto questo tuo aver già fatto tantissime cose pur essendo giovane. Infatti questa è la prima domanda su cui volevo focalizzarmi, cioè ti sei già confrontato con la realtà sia in Italia che all'estero, mondo universitario e mondo lavorativo, quindi a tuo avviso quali sono le principali differenze quando confrontiamo il sistema universitario di formazione italiano e quello straniero? Cosa hai notato, punti di forza, punti diciamo da migliorare? Allora, anzitutto strutturalmente proprio il sistema è diverso. In Italia, per fare anche un po' di chiarezza all'inizio, c'è la triennale, che è il percorso standard, che poi prepara e dà semplicemente le basi teoriche per affrontare la magistrale, che sono i 2 anni successivi. E viene considerato come un tutt'uno, alla fine fai i 5 anni e finché non sia finito la magistrale non si è finito il percorso universitario e non si è pronti per lavorare in Italia. Almeno questa è la concezione che si ha. All'estero c'è il bachelor, che è l'equivalente della triennale, e poi è molto molto più frequente il fatto di andare a lavorare dopo il bachelor, magari soprattutto in America è tipico fare il bachelor, 3-4 anni di lavoro e poi eventualmente considerare magari un master di 1 anno come un MBA o di 2 anni, che spesso è sponsorizzato dalle aziende, visto che comunque ha un costo molto più elevato. Poi ci sono anche alternative all'estero, ci sono i famosi Master in Management, Master in Finance, che sono Master of Science, che durano 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 anni, e sono quello che può essere l'equivalente della magistrale, ma è assolutamente frequente vedere studenti che hanno preso gap year tra triennale e master per fare un po' di esperienza lavorativa, perché l'approccio proprio accademico è diverso. Mentre in Italia si studia sui libri, è una formazione che segue la falsariga di quella del liceo, cioè non ci sono le verifiche, ma ci sono questi libri da studiare con degli esami. Alla fine ovviamente il carico di lavoro è molto maggiore, ma è molto improntato sulla teoria, su fare domande aperte, esami orali. Ecco, all'estero banalmente non ci sono nemmeno i libri, si studia con il metodo case-based, quindi c'è il professore che diciamo entra in classe, presenta dei casi reali, chiaramente bisogna prepararli in anticipo a casa e si discute su questi casi reali, c'è proprio questo dibattito in classe dove il professore non fa altro che fare un po' il direttore d'orchestra. È una metodologia tipica delle università americane, come ad Harvard, Stanford, si utilizza il metodo case-based ed è molto più pratico perché si vanno a studiare aziende reali, si mettono anche sulle materie più tecniche, ad esempio bilancio. In Italia mi ricordo mi era capitato di affrontare dei bilanci, diciamo, dei mock che costruiva il professore ad hoc, molto molto semplificati per spiegare le cose. Quando sono andato, ad esempio, in Francia durante la triennale per fare un Erasmus in una business school, non esistevano bilanci semplificati, finti, cioè letteralmente si doveva scegliere un'azienda quotata, si prendeva il bilancio, si faceva la valutazione d'azienda
e poi il professore la correggeva. Quindi molto più aderente alla realtà come approccio. Non ci sono i libri, non ci sono gli esami orali, ci sono tante slide, tanti lavori di gruppo, tanti progetti, presentazioni di fronte a tutta la classe, quindi si va anche un attimo a sviluppare quelle soft skills che se poi si va a lavorare in consulenza, in banking o comunque in mondo corporate sono necessarie, avere la confidence di parlare davanti a persone, saper comunicare, fare delle slide che siano efficaci e si nota davvero tanto la differenza quando si va all'estero, magari ci sono quei 2 o 3 italiani che hanno seguito il sistema italiano rispetto magari agli studenti tedeschi o inglesi che hanno più seguito questo approccio. Confermo, io ho avuto la stessa impressione, parlavo proprio qualche anno fa, ormai si è laureata questa figlia di una collega e mi raccontava ingegneria in Olanda. Ingegneria, i primi anni in Italia sono teoremi, dimostrazioni e tutto, e lei il primo anno avevano ingegneria ambientale, quindi dovevano costruire questo diorama con tutti quanti gli impianti in miniatura e quindi dovevano automaticamente capire di controlli automatici, di tutti quanti i meccanismi, e quindi era, come dicevi tu, completamente pratico. Beh, anche più stimolante immagino, perché uno studente si iscrive a un corso di laurea perché magari è attratto dal lavoro che c'è alla fine e se inizia ad assaggiare quella materia concreta solo l'ultimo anno della magistrale si demotiva i primi 3 anni, soprattutto per ingegneria, voglio dire che in Italia mi sembra molto molto teorica e triennale. Sì, noi ingegneria negli anni 90 addirittura i primi ingegneri li vedevi al terzo anno perché il biennio lo facevi con quelli di matematica, fisica e chimica, quindi assolutamente scollegato dalla realtà. Ecco, questo infatti per me si collega un attimo al secondo punto, perché automaticamente questo modo di lavorare a un certo punto va a influenzare anche quello che è il mindset degli studenti, no? Quindi cosa vedi anche a livello di approccio degli studenti, l'italiano, come accennavi prima, quando si mette sul mondo del lavoro all'esterno, quali vedi come differenze principali tra noi e i nostri colleghi? Perché anch'io ho avuto situazioni di persone che dopo la triennale pensano di essere ancora a metà del percorso di studi, mentre io, metà dei miei colleghi dirigenti e manager in azienda, tutti quanti hanno la triennale dall'Inghilterra, da altre nazioni. Questo è un punto, secondo me, che forma molto il mindset dello studente italiano. Allora, sicuramente nello studio, nel metodo di studio italiano non ci sono solo difetti, devo dire. Ad esempio, una cosa che ho notato è che noi siamo quelli che riusciamo a mantenere di più la concentrazione, siamo più abituati a uno studio mnemonico, soprattutto parlo per economia, perché magari abbiamo questi esami di diritto che sono più impegnativi. Però poi quando si va nel pratico si vede la differenza, quindi direi che loro hanno un approccio molto più pratico, sono meno tecnici, conoscono meno dettagli, però hanno la capacità di imparare più in fretta, di adattarsi meglio alle diverse situazioni, quindi anche quando si parla di lavori di gruppo si vede che hanno più esperienza con queste tipologie di dinamiche che alla fine sono quelle che ricercano le aziende. Quello che posso dire è che secondo me magari la differenza nel primo lavoro tra un italiano e uno studente che viene da un background più internazionale è che l'italiano è più tecnico, ad esempio soprattutto nel mondo della finanza, perché studiamo tanto la teoria, però ci mettiamo magari sotto il punto di vista della leadership, della gestione team working, gestione delle deadline, organizzazione, ci mettiamo un po' di più a recuperare gli altri. Quindi non direi che c'è un meglio, un peggio in termini assoluti, ma ci sono caratteristiche diverse. Comunque abbiamo anche dei nostri vantaggi, siamo più tecnici in generale, soprattutto per quanto riguarda la finanza, che ho visto per esperienza diretta, ho lavorato con studenti che con laureati in università estere e poi ad esempio confrontavo la mia formazione o i miei colleghi bocconiani, vedevo che sul tecnico eravamo un attimo più ferrati, ma proprio perché è normale, loro hanno questa preparazione più sulle slide, sui lavori di gruppo, eccetera. Quindi diciamo che i 2 sistemi di educazione stressano punti diversi. Questo anche l'altro punto per me è esattamente questo, perché tu, come accennavo, hai fatto tantissime cose nel tuo percorso universitario immediatamente dopo e hai fatto anche dei video in cui spieghi, per esempio, i pro e i contro delle esperienze tipo le Junior Enterprise all'università, roba che, ti dico, ai miei tempi non penso neanche esistessero. Tra l'altro al Politecnico di Bari ho visto che l'hanno avviata giusto l'anno scorso, quindi questo dà anche un'idea della differenza di approccio tra le varie università. Ecco, io ho visto spesso gli studenti poi arrivano alla laurea con la paura o un curriculum che è semplicemente una lista di esami o semplicemente il voto di laurea, quindi si mettono a testa bassa, arrivano all'obiettivo senza guardarti a destra e a sinistra, mentre tu hai fatto diverse attività e ho anche capito che le hai fatte in maniera molto smart, cioè bilanciando bene senza farti assorbire o distrarre. Ecco, qualche consiglio per evitare di arrivare
con semplicemente il foglietto con scritto mi sono laureato con il massimo dei voti? Ecco sì, guarda, hai toccato un punto importante, perché come dicevo prima, se si riesce poi a, ottenere quell'esperienza che ti fornisce l'università all'estero, al di fuori dell'università in Italia, allora si va a complementare, diciamo, quei vantaggi che ci dà l'università a noi con tutte quelle altre skill che riusciamo ad acquisire al di fuori. Io sono stato fortunato perché a suo tempo, quando ho iniziato, avevo amici più grandi che avevano fatto ottimi percorsi e che avevo preso un attimo come punto di riferimento, e quindi ero a conoscenza di alcune possibilità, come associazioni studentesche, e poi soprattutto, devo dire, ho iniziato il mio percorso con venivo da un business game che avevano organizzato alle superiori con l'università. Mi era piaciuta un sacco questa attività dove c'era una semi-simulazione di un caso reale, e mi ero fatto un'idea di arrivare all'università, trovare un sacco di persone stimolanti come quelle che avevo incontrato durante questo business game. Diciamo che lo scontro con la realtà è stato un po' scioccante, perché ho iniziato in una pubblica, classi di 200 persone, e come saprai in Italia c'è un po' questa pressione sociale di dover fare per forza l'università, non è che tutti sono appassionati della facoltà che scelgono. E allora la mia prima idea, che è stata: ok, vado a cercare diciamo un ambiente dove le persone sono un po' più selezionate e magari le associazioni studentesche possono essere un buon punto di inizio. Il mio ragionamento è stato: se provo a iscrivermi a un'associazione come una Junior Enterprise, dove gli studenti di loro spontanea volontà lavorano, si mettono in pratica, lavorano gratuitamente, perché alla fine sono tutte associazioni no profit, o sono scemi perché mettono tanto lavoro gratis, e non credo sia il caso, oppure sono appassionati di quello che fanno e hanno voglia di imparare, di mettersi in gioco. Quindi ho detto: vado, provo, e sono entrato il primo anno in un'associazione studentesca, la Junior Enterprise di Venezia, e questa è un'esperienza che, diciamo, è stato l'inizio di tutto, ha cambiato un po' la mia visione delle cose, che consiglio a tutti gli studenti di economia. Perché anzitutto nelle Junior Enterprise, per chi non sa cosa sono, riassumo brevemente: sono dei club studenteschi che fanno consulenza a piccole e medie imprese, start-upper, piccoli imprenditori, mettendo in pratica, diciamo, quello che si impara all'università. Ti danno la possibilità subito di partecipare a questi progetti di consulenza, e quindi metti anche una prima esperienza sul curriculum già al primo anno. E poi conosci studenti più grandi, quella è una cosa fondamentale, cioè circondarsi di gente che c'è già passata, ti sa già dire cosa c'è alla fine e ti sa dare i consigli e indirizzarti. Quindi se non hai un role model, qualcuno da seguire, è difficile in una pubblica italiana orientarsi da solo, perché non è come magari nelle private, che vengono le aziende in campus, ti spiegano come funziona, ti agevolano questo contatto col mondo del lavoro. Quindi quella è stata la mia prima esperienza, e la consiglio a tutti, perché ti permette di mettere qualcosa sul curriculum. Se sei bravo, dopo 6 mesi è strutturato come un'azienda, con i manager e il board ti promuovono, diventi responsabile di divisione, e io sono stato vice responsabile dell'area marketing, ad esempio, e quella è stata un'esperienza estremamente di valore, perché gestivo un team di 10 persone, e nel mondo del lavoro, prima di gestire 10 persone, ci vogliono ben più di 6 mesi. Quindi impari esattamente a confrontarti con tutte queste dinamiche manageriali, che altrimenti non avresti opportunità, almeno nel breve termine. Dopodiché io devo dire, ho preso forse la strada non più scontata, ho deciso di lasciare Geve per provare a mettermi ancora di più in gioco e creare una mia associazione studentesca. E quella è stata un'altra esperienza formativa al 100%, è stata molto più challenging della prima, perché fare parte di un club sì, è challenging, ma crearne uno da zero, ci sono molte dinamiche in comune col creare un'azienda, quindi un'esperienza imprenditoriale più che di leadership. Allora lì però è stata una bellissima esperienza, perché mi sono confrontato con altri studenti, abbiamo dovuto creare una community, abbiamo dovuto fare fundraising, finanziare l'associazione, fondarla legalmente, quindi abbiamo stilato lo statuto con gli avvocati, tutto, e in futuro questa è un'esperienza che torna sicuramente utile se voi volete creare una vostra azienda, qualcosa di vostro. Quindi quella è stata un'altra esperienza che ho avuto modo di fare in triennale, e che sicuramente dopo aiuta a mettere nel curriculum, perché è importante, quando iniziate a fare i colloqui, avere una storia da raccontare. Se fate solo gli esami, avete la stessa storia da raccontare di tutte le altre persone che hanno studiato nel vostro stesso corso. Magari avete il voto più alto, però non è una storia avere il voto più alto, semplicemente può aiutarvi ad arrivare al colloquio, però poi in sede di colloquio nessuno vi fa un'offerta di lavoro perché avete una buona media. Quindi si tratta proprio di avere tante storie da raccontare, esempi quando vi chiedono raccontami una volta
dove sei stato un leader, una volta che hai risolto un conflitto, una situazione di conflitto in un team. E queste sono domande che vi fanno, soprattutto se volete lavorare in multinazionali, come stai di consulenze. Quindi cercate di usare i 3 anni della triennale per raccogliere più esempi possibili, più storie possibili da poter poi portare anche in sede di colloquio. E le associazioni studentesche, creare un'associazione e fare esperienze simili me ne hanno fornite tantissime. Dopodiché ho avviato chiaramente nel frattempo il mio canale YouTube, ho avuto modo di fare un primo tirocinio che consiglio di fare al secondo anno, e magari anche lì possono aiutare con l'università, però la realtà dei fatti è che in Italia bisogna anche essere un attimo smart, muoversi col network, usare LinkedIn da subito, perché soprattutto per il primo lavoro applicare sui siti così con una laurea triennale è veramente difficile. E poi un'altra esperienza che consiglio tantissimo a tutti quanti, che è anche un must have nel curriculum come esperienza di vita, è l'Erasmus. Io sono partito per la Francia 6 mesi, e prima di partire per la Francia ero convinto di voler fare carriera in Italia, poi ho visto un attimo cosa c'è al di Hai fuori. assapurato. Esatto, ma in realtà sono state 2 cose a convincermi. Prima, sono partito per la Francia e ho visto un attimo quello che c'è al di fuori. Mi sono convinto che, diciamo, ci sono tante opportunità da sfruttare. Poi ho lavorato in Italia e mi sono convinto ancora di più che di voler andare al di fuori, perché Hai confermato, certo. Esatto. No, hai toccato secondo me 3 punti fondamentali su cui batto sempre anch'io. Il primo è iniziare con LinkedIn subito da studente. Già all'università si inizia a costruire tanto network, perché comunque hai a che fare con decine o centinaia di colleghi, professori, contatti con ditte esterne, e quello è fondamentale. L'altra cosa è quello che tu hai parlato, no? Avere una storia da raccontare, quello che io chiamo il vantaggio competitivo, che è esattamente questo, cioè quando tu esci tutti avranno il pezzetto di carta, e come dici tu non è il voto finale che ti fa la differenza, tranne in casi specifici che magari adesso tocchiamo, ma sarà veramente quello che hai in più rispetto agli altri. E poi tu parlavi dell'avere un qualcuno da seguire, persone con più esperienza. Io dico sempre, chiedete a chi queste cose le ha fatte, cioè se vai dai genitori, tipo i miei genitori, professore universitario e professoressa alle scuole superiori, cioè, io ingegnere in una multinazionale, ma con tutto l'amore, ma cosa mi devono dire come consigli di carriera? Cioè, io ho fatto 26 traslochi, ho cambiato 7 aziende in 4 nazioni diverse, che con tutto il bene possibile, ma o segui qualcuno e parli con qualcuno che ha fatto queste cose, e quindi come dicevi tu, no, io entro da studente e al primo anno subito qualcuno del terzo anno che ti dice: guarda, non fare l'errore di chiuderti soltanto sui libri, spostati a destra e a sinistra. Questo per me è assolutamente una cosa fondamentale, e mi piace, secondo me questo è il valore di canali YouTube come il tuo e il mio. So che anche tu fai consulenze, perché esattamente questo è il valore aggiunto che si può portare, no? Spiegare a una persona: guarda che da qui a 2 anni dovrai affrontare determinate domande o determinati ostacoli, è meglio che ti organizzi da subito in questa maniera. Questo è un punto per me fondamentale, e che non credo si trovi facilmente nell'università. Quando prima accennavi al fatto che hai aperto aziende e hai dovuto affrontare il problema legale, sospetto che non sono stati liberi ad aiutarti in quelle fasi. Di nuovo è sempre stato avere un mentore, una persona che l'aveva fatto prima, è sempre la stessa storia, imparare dagli errori degli altri, chiedere una mano, anche perché secondo me, sottolineerei questa cosa: se voi avete 30 anni o 25 anni e siete già in carriera e scrivete magari a un professionista su LinkedIn, è una cosa. È chiaro che avete un interesse diretto, immediato, magari nell'ottenere un lavoro, è molto più un rapporto do ut des, ma se siete uno studente alla triennale avete un vantaggio enorme, perché nessuno ve la nega una chiamata, una discussione, una chiacchierata, perché magari voi semplicemente volete capire un attimo come funziona quello specifico mondo del lavoro, orientarvi, quindi non perdete questo vantaggio competitivo di essere studenti innocenti che sono alla ricerca esatto, in campo neutro. Guarda, questo infatti io lo consiglio spesso anche quando qualcuno mi chiede: ma ha senso investire in questo certificato? Faccio: non lo so, ma cerca di scoprirlo, nel senso che se voglio fare un certificato in predictive maintenance, ovvio che se vai sul sito della scuola ti diranno che sono i più fighi del mondo. Vai su LinkedIn, trova chi fa quella roba, chiedigli se ne ha mai sentito parlare, se è un asset, vedi chi ha quel certificato,
se lo usa, se è richiesto nelle job description, e su questo LinkedIn è assolutamente imbattibile. Mi fa piacere avere conferma anche da un 100%. mindset più fresco e giovane di questo approccio. Ecco, una domanda volevo farti, perché tu l'hai documentato tra l'altro molto bene nel tuo canale. Stai facendo questo percorso del master e soprattutto hai fatto una scelta estremamente mirata e ragionata per quanto riguarda il master, sia il dove farlo che la tipologia. Ci puoi raccontare un attimo il percorso con cui hai alla fine deciso di iniziare questa strada, anche a livello selezione? Ho visto che hai documentato molto bene dai requirement a come si suddividono loro i team nel prendere gli studenti dalle varie università. Ho imparato tantissime cose. Io anni fa avevo fatto le selezioni per fare l'Executive MBA a Rotterdam quando ero in Toyota in Belgio, poi non sono andato a farlo perché ho avuto un'offerta direttamente come dirigente in American Express, allora non aveva senso, ho preso direttamente il salto di carriera, però mi interessa moltissimo perché l'hai posizionato bene nel tuo percorso e sei uscito da alcuni standard su questo punto di vista. Sì, ecco, allora quando viene presa decisione al master bisogna fare una premessa che purtroppo c'è questo concetto delle università target, soprattutto quando si ambisce a lavorare nelle top aziende. Ci sono certe aziende che, diciamo, reclutano principalmente da alcune università, sono un paio per paese. In Italia c'è la Bocconi, in Svizzera c'è St. Gallen, per fare un esempio, in Inghilterra London Business School, London School of Economics. Quindi sicuramente io stavo guardando a una di queste università, una di queste business school, perché volevo un'esperienza internazionale, prima di tutto, dopo aver fatto l'esperienza Erasmus, e poi avevo in mente, diciamo, già dove sarei voluto finire dopo il master, che quella è la cosa più importante, secondo me, a tenere a mente, che il master è sì una bella esperienza di vita, ma deve essere visto, quando si approccia alla scelta, come un mezzo, non come un fine. Quindi tante volte si tende a voler fare magari la Bocconi, perché se in Italia c'è il concetto che sia la più rinomata nel paese, più per un motivo di ego, per soddisfazione personale, ma se non ha senso perché non si vuole lavorare in Italia, allora non ha senso sceglierla. Quindi la cosa che consiglio di solito nell'approcciare la decisione del master è prima di cercare di definire che lavoro si vuole fare, poi cercare di definire in che paese si vuole lavorare, che è forse la cosa più importante, perché chiaramente se si vuole lavorare in Francia non ha senso andare a studiare in Svizzera o andare a studiare in Italia. È più facile andare in una business school francese, perché ci sono le aziende che in queste università vengono direttamente in campus a reclutare, ci sono partnership con le università locali, quindi io diciamo che all'inizio avevo deciso che volevo finire a lavorare in consulenza strategica. Anche qui di nuovo, come ho deciso? Ho fatto tante chiamate con tanti professionisti, ho cercato di farmi raccontare come erano le loro giornate tipo, come era il loro lavoro, li ho contattati su LinkedIn e poi ho approcciato, diciamo, in prima persona il mondo della consulenza con dei tirocini, che comunque avere dei contatti, avevo già parlato con delle persone io. Quindi avevo già, diciamo, ristretto il campo e deciso che volevo fare un master in finance o un master in management, che comunque sono i percorsi, direi, più classici. Forse il master in finance è un po' più specifico, un po' più tecnico, un po' più anche competitivo in cui entrare. E poi avevo deciso che volevo andare in Svizzera per una serie di valutazioni personali, secondo me ha una location strategica, centro d'Europa, situazione lavorativa ottima, visto lo scenario anche macroeconomico che non è nell'Unione Europea, secondo me è un vantaggio. Avevo fatto le mie considerazioni, insomma. Chiaramente nel fare le vostre considerazioni tenete conto che lingue parlate, perché anche lì sicuramente se volete andare all'estero il livello di inglese deve essere già un C1, e poi però per certi paesi sono richieste anche altre lingue, quindi se non parlate il francese C1 magari non è la scelta più intelligente andare a una francese. E quindi ho approcciato la mia scelta, ho fatto le mie application, ho applicato ai miei 2 master che erano, diciamo, le mie 2 top choice, London School of Economics, un master in finance e private equity, e il master in strategy international management a St. Gallen. Al SIM ho applicato perché comunque l'ho scoperto che era il primo al mondo per il Financial Times Rankings, aveva un programma molto particolare, simile a un MBA, una classe molto piccola e molto con tanta diversity, tante nazionalità rappresentate, quindi esperienza super internazionale. Alla fine sono stato ammesso in entrambi i programmi, quindi è stata una delle scelte più difficili della mia vita fino a questo momento. Da una parte l'alta è un finanza, bel problema quello, esatto, e dall'altra parte comunque un master nel paese in cui volevo lavorare dopo, in Svizzera, quindi ha prevalso, diciamo, la razionalità. Ho seguito quello che dicevo prima, voglio lavorare in Svizzera, voglio fare consulenza strategica a Zurigo possibilmente, quindi ho scelto
il master a St. Gallen. Questo programma che faccio, tra l'altro, devo dire che sopra le aspettative, molto particolare perché si avvicina molto a quella che è un'esperienza MBA. Non tutti gli studenti hanno almeno un anno di work experience, ci sono compagni di classe che hanno 7-8 anni di work experience, quindi sono il più giovane, devo dire, sono il più giovane. Ci sono tipo 35 nazionalità rappresentate, si possono fare gli scambi con gli MBA in America, quindi c'è la possibilità di andare alla Columbia, a Cornell a fare uno scambio con le classi degli MBA, o fare addirittura delle double degree con università all'estero dove ottieni un MBA. E oltre a questo, la cosa più bella di questo master è che proprio è focalizzato a formarti a 360 gradi come persona. Abbiamo esami non solo di business, ma anche siamo contextual studies, psicologia, filosofia, storia, eccetera. E abbiamo una challenge da fare. Ogni studente in gruppo di 4-5 persone dello stesso master deve avviare una startup, un'azienda, un'iniziativa in una developing countries. Ha un anno per farla, totalmente indipendente, deve fare fundraising, fondarla legalmente, eccetera. Attualmente noi stiamo fondando un incubator di startup in Bangladesh, quindi siamo in fase di fundraising adesso. Puoi capire che questa è totalmente distante da quello che è una magistrale in Italia, dove la cosa più scommetto che non ti hanno fatto dimostrare teoremi no. con i business angels, non ti hanno chiesto il teorema di Cauchy. Esatto. No, vabbè, è un punto importante. Io ho vissuto 8 anni in Svizzera, sono rientrato da appena un anno per motivi di famiglia, altrimenti sarei rimasto decisamente lì. Credo che sia fondamentale il punto che hai detto, cioè sapere già un attimo qual è il punto di arrivo. Anch'io nella mia carriera prima ho detto voglio andare a vivere in quella nazione e poi ho iniziato a fare passi per trasferirmi, perché altrimenti rischi di avere il contesto lavorativo e il contesto di vita inadatto e quindi si va a mangiare magari tutti i benefit di una posizione interessante. Quindi quello è un punto di pianificazione per me assolutamente fondamentale. Esatto, sono d'accordo. Se non sai, diciamo, dove vuoi andare, vai un po' alla cieca, il rischio è quello di essere sorpassato, soprattutto in questi ambienti competitivi, da chi aveva già le idee più chiare. Quello è il vantaggio competitivo maggiore, saper prima degli altri dove si vuole andare a parare. Avere le idee chiare, certo. Imposti la direzione, metti tutti i colpi a segno, uno dopo l'altro, in direzioni dove vuoi andare, ed è molto più facile. Hai menzionato più volte un punto per me fondamentale. Anche in questa parte, quando ho deciso che tipo di carriera fare, ho iniziato a contattare persone, chiamare, farmi spiegare, no? Anche su questo io soffrivo perché non avendo ingegneri in famiglia, io parlavo con i genitori dei miei compagni ingegneri, dicevo ma tu che fai? Cioè, la tua giornata tipo qual è? Il networking all'inizio, durante l'università, a mio avviso è una delle cose fondamentali. Quali sono secondo te i punti fondamentali da seguire? I vantaggi l'abbiamo capito, cioè sia lato carriera, lato formazione, lato opportunità, non c'è un aspetto nel quale, anche lato personale a mio avviso, non c'è un aspetto nel quale non si prende beneficio da un bel networking. A tuo avviso quali sono i passaggi fondamentali per strutturarlo al meglio? Allora, direi anzitutto non solo limitare all'università, perché banalmente io avevo iniziato già a farlo a mio modo, non su LinkedIn, però alle superiori quando dovevo scegliere l'università, la prima triennale. Mi ricordo che, porto questo piccolo esempio, ero indeciso tra fare astronomia, perché mi piaceva la materia, ed economia. La prima cosa che ho fatto è stato iscrivermi a un corso di astronomi, andare là, diciamo, rompere le scatole a questi astronomi chiedendogli ma cosa fai in laboratorio tutto il giorno, posso venire a vedere, posso venire a guardare. E allo stesso tempo poi avevo chiesto a mio padre di presentarmi, se aveva dei suoi amici che magari lavoravano più in settore economico, se potevo fare una chiacchierata con loro. Quindi le dinamiche erano le stesse. Ero già partito alle superiori con questo approccio. Poi arrivato all'università chiaramente ti danno una serie di strumenti e di possibilità diverse, e come dicevamo prima, LinkedIn è la prima cosa. Quindi appena arrivate, secondo me, il primo anno, fatevi un profilo, non dovete essere non preoccupatevi se non avete tante cose da mettere, mettete la vostra università, se avete delle certificazioni linguistiche, fatevi un profilo con una foto professionale, magari una minima descrizione su quali sono i vostri interessi, e poi iniziate a mandare collegamenti come prima cosa per costruire la vostra prima rete ai vostri professori, i vostri diciamo compagni di classe, o quelli un attimo più grandi che sono alla vostra stessa università. Poi da là avete magari più collegamenti in comune per arrivare ai professionisti. Createvi quella prima base di 100-150 collegamenti e poi iniziate a magari mandare dei messaggi a studenti che hanno fatto la vostra stessa università, perché ci si tende ad aiutarsi tra alunni e studenti,
quindi è molto più facile se contattate qualcuno della vostra stessa università che magari fa un lavoro interessante, fa qualcosa di interessante, ha avviato un'iniziativa, ha partecipato a un progetto, e da studente innocente del primo anno semplicemente manifestate il vostro interesse, fate i complimenti per il percorso, chiedete se magari sono disponibili per un caffè, se sono nella vostra stessa università, per una chiacchierata o altrimenti per una chiamata telefonica. Io al tempo col Covid un sacco di call, e questo è già un primo approccio, quindi iniziate a fare una prima base di contatti, ma chiedete informazioni, fatevi raccontare, è importantissimo farsi raccontare. E dopodiché, magari dopo il secondo anno, quando si inizia un attimo a costruire con altre esperienze quel curriculum di cui parlavamo prima, ci sono un sacco di associazioni che come scopo hanno proprio assegnarvi un mentor. Ad esempio c'è Nova, c'è Mentors for You, ce ne sono anche per le facoltà STEM, se non mi ricordo i nomi per quelle STEM perché sono più ferrato su quelli di economia, però ci sono queste realtà dove quando avete magari dal secondo anno, terzo anno un curriculum un po' più strutturato, potete mandare l'application e in base a quello che voi volete fare dopo, quello che vi interessa, il vostro profilo, loro vi assegnano un mentor che è più grande, già ha esperienza nel settore, magari è parte di una società di consulenza e che vi può affiancare nel percorso, dare consigli, e già quello è un contatto fondamentale perché ti Senza presenta, dover aspettare di infatti, essere già in azienda, certo. e soprattutto è un effetto, diciamo, compounding, perché conoscete una persona che vi presenta due persone, che ve ne presenta tre, e quindi se iniziate da quelle giuste, poi col passaparola, e se vi giocate bene, diciamo, il rapporto con queste prime persone, riuscite a costruirvi un network davvero ampio. Quindi questi sono due consigli. Poi un'altra cosa, che chiaramente non siete troppo diretti, del tipo ti scrivo perché voglio ottenere un lavoro nella tua azienda, una internship. Chiaramente non funziona così, perché rapporto do-ut-des non lo consiglio mai di instaurarlo, anche perché all'inizio avete veramente poco da offrire, quindi non vi conviene. Cercate di essere più trasparenti e genuini possibili, cercate di, se sono chiaramente studenti che hanno solamente qualche anno in più di voi, cercate di magari partecipare ad attività dove ci sono anche loro, costruirci un'amicizia, e diciamo non arrivate là semplicemente dicendo voglio un lavoro nella tua azienda, per piacere presentami qualcuno, non funziona così. Certo, la vecchia regola del crearsi il network quando non ne hai bisogno, perché Esatto. se sei che stai cercando lavoro o devi cambiare, allora si percepisce subito anche nel come si approccia. E tra l'altro il motivo per cui a me piace ovviamente tantissimo LinkedIn è anche quello di cui parlavi prima, no? Il network dell'università. LinkedIn è perfetto perché LinkedIn ti fa vedere in ogni azienda quante persone vengono dalla tua università, quindi è proprio costruito per facilitare questi passaggi e questi salti, diciamo, di step di miglioramento del network. E ricordatevi che su LinkedIn c'è il numero di contatti 500 più, quindi l'importante è riuscire ad averne 501, così è chiaro che siete molto attivi su LinkedIn. No, sono punti fondamentali e sono pienamente d'accordo con questi vari passaggi, che portano, se vogliamo, anche all'altro punto che volevo toccare con te, cioè abbiamo parlato del network, dello spostarsi, del fare tutte queste attività, e questo porta alle famose soft skill, no? Che per evitare che siano il classico, quelli che mettono il curriculum, sono bravo a comunicare, sono bravo a fare questo, dice sì, però magari spiegami un attimo quando hai veramente dimostrato queste capacità. Ecco, quali secondo te sono, soprattutto nella prima parte, le skill più importanti e il tuo consiglio su come svilupparle e a cosa fare attenzione? Allora, sì, hai toccato un punto importante, cioè io addirittura consiglio di non mettere nel curriculum, perché le soft skills si dimostrano coi fatti e con le altre esperienze, non scrivendo che avete problem solving skills, perché tutti scrivono le stesse cose altrimenti, e non vogliono dire tutto e non vogliono dire niente. Se avete fondato un'associazione, avete rappresentato tanti studenti, parla da sé che avete soft skills per quanto riguarda public speaking, leadership, eccetera, non dovete scriverlo. Il mio consiglio è, anzitutto, evitate di riportarle esplicitamente nel curriculum, però poi sono fondamentali. Una fra tutte è la capacità di saper lavorare in gruppo, perché questo vi si ripresenterà migliaia di volte sia nel percorso accademico, se andate a fare un master, dove, come dicevo prima, sono tanti lavori di gruppo, progetti di gruppo, che poi sul mondo del lavoro, poi dipende da che lavoro. Se volete fare magari il libero professionista, no, però per tutti gli altri percorsi in azienda si fanno sempre team di progetto, quindi quello è fondamentale. Poi dipende anche dal carattere, ma se ambite a diciamo fare carriera, arrivare nel board di una società o comunque in una società di consulenza, iniziare da subito
a sviluppare skills di leadership, anche banalmente saper essere professionali nel rivolgersi con potenziali clienti, perché un'altra cosa che non so se includere nelle soft skills, ma vedo che manca tantissimo agli studenti italiani, è banalmente saper scrivere una mail professionale a un cliente, saper rispondere al telefono, accogliere un cliente, perché non l'hanno mai fatto, non hanno idea di come farlo e quindi fanno un sacco di, diciamo, strafalcioni all'inizio, rispetto magari agli studenti internazionali che sono più abituati, quindi anche essere professionali, saper essere professionali. Quindi lavoro di gruppo, leadership, saper essere professionali, poi saper gestire il time management, direi che è una delle più importanti, soprattutto pensando alla mia esperienza, quindi vi troverete tantissime volte ad avere tanti progetti allo stesso tempo, tante deadline che si accavallano e alla fine diciamo che tutto questo time management si può riassumere nel saper prioritizzare le cose, saper assegnare la priorità giusta alle task. Queste sono forse le cose che mi hanno aiutato di più e che mi hanno permesso di fare tante cose contemporaneamente, fare gli esami, andare bene agli esami, mentre nel frattempo facevo le associazioni, avevo una vita privata e facevo i tirocini, eccetera. Senza dare le giuste priorità è impossibile. Si tende di prioritizzare tutto allo stesso tempo e massimizzare tutti gli output. Quindi questo direi... Ed anche quella è una skill importante, esattamente, capire come gestire con le varie matrici di priorità e urgenza. Esatto. No, mi piace molto il fatto che ci sia questa esperienza e anche questa maturità nel dare consigli alla tua età, perché veramente anch'io alla tua età probabilmente ero in grado di fare fotocopie o poch'altro, no? Quindi esperienza grandissima. Una domanda, Andrea: chi vuole seguirti, approfondire, tra l'altro tu, come accennavamo prima, credo dai anche in varie forme strutturate consigli, coaching, consulenze, quali sono i canali per seguirti e per rimanere in contatto con te? Allora, innanzitutto, come dicevo prima, anche ho un canale YouTube, il mio nome e il mio cognome, quindi cercate Andrea Zanon, mi trovate. Metterò i link, tutto. Esatto, guardate in descrizione magari. E siete interessati a seguire il mio percorso su YouTube, poi se volete contattarmi in privato, avete bisogno di un confronto one to one, scrivetemi su LinkedIn, sempre Andrea Zanon, o su Instagram, Andrea Zanon _. Quindi questi sono i canali principali attraverso cui contattarmi. Veramente penso chiacchierata molto molto interessante, mi sono piaciuti i punti, posso soltanto augurarti di continuare alla grande così, non ho dubbi che più avanti probabilmente facciamo un aggiornamento di quello che è successo nel frattempo, come si è evoluta la cosa. Goditi la Svizzera, che ti ripeto io amo tantissimo, io sono stato appunto 8 anni a Basilea, quindi la parte svizzera tedesca so quanto sia piacevole vivere lì. Grazie ancora del tuo tempo e di aver condiviso la tua esperienza. Grazie a te Maurizio, è veramente stato un piacere. Ci rivediamo presto, ciao. Ci vediamo presto, ciao. Bene, credo sia stato veramente interessante, mi sono piaciuti gli argomenti, mi è piaciuto il suo modo di far riferimento a chi aveva più esperienza di lui, di confrontarsi con il mondo al di fuori dell'Italia e soprattutto come è riuscito a replicare il vantaggio competitivo delle università estere autonomamente. Quello che non offriva l'università, lui ha trovato il modo e l'energia per costruirselo autonomamente. Complimenti davvero, mi raccomando, seguitelo sul suo canale, è pieno di informazioni interessanti, metto tutti quanti i link in descrizione e molto probabilmente ci risentiremo in seguito per vedere come stanno andando le sue attività. Grazie e ci risentiamo alla prossima.